Ultimo tavolo della serata, il tavolo sull'editoria, Editoriale Specchio, coordina Leonardo Palmisano, scrittore e imprenditore cooperativo, esperto di migrazioni e di mafie, presidente di Radici Future Produzioni, premio Livatino contro le mafie e Colomba d'Oro per la pace. Grazie, buonasera. Allora, Editoriale Lo Specchio, io comincerei subito con una prima salva di domande, anche per definire il campo, riprendendo alcune cose che diceva prima l'assessore Brai sulle potenzialità della cultura contemporanea e della possibilità di costruire una connessione tra la Puglia, l'Italia e l'Albania, anche grazie al patrimonio, al giacimento ancora secondo me del tutto inesplorato della seconda generazione, come cerniera tra Puglia e Albania. Per definire il campo abbiamo degli editori importanti pugliesi. Io vorrei che ciascuno di voi davvero in pochissime battute illustrasse il meglio delle proprie pubblicazioni centrate su questa area euro-mediterranea che vede le due sponde dell'Adriatico congiungersi su ipotesi progettuali, e partire dall'Albania. Ah, sì? Sì. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito, grazie Corea. Unë do të flas në shqip, në vazhdim. Chi traduce? Devi mettere un po' di... Ho bisogno delle cuffie allora. Sì, le cuffie. Prego. Non avete le cuffie? No. Nella borsa, nella borsa. Parliamo la stessa lingua. È un altro Quindi che... tu... No, arriva lì. Vai, aspetta il gabbiotto. Grazie. Grazie. Atëherë, përshëndetje edhe një herë të gjithëve. Saluti a tutti quanti. Ju falenderoj shumë që jam këtu sot. Gjithmonë është kënaqësi edhe çast për të marrë pjesë në aktivitete të tilla të rëndësishme që krijojnë edhe klimën e duhur për të kuptuar ku kemi ecur dhe ku duam të shkojmë në marrëdhëniet kulturore midis Shqipërisë dhe Italisë. Në këtë panel të sotëm, unë sjell pak a shumë përvojën e shtëpisë votuese Toena, me një përvojë 30 vjeçare në fushën e votimeve, përvojën ndoshta edhe të votuesve të tjerë shqiptar, të lindur pas viteve 90, dhe të Institutit të Librit dhe të Promocionit, që është një organizatë jo qeveritare e krijuar nga botimet Toena në vitin 2006 për të mbështetur promovimin e kulturës shqiptare kudo në botë. Në kuadër të votimeve Toena, gjatë 3 dekadave të fundit, ne kemi votuar dhe rivotuar shumë autorë italianë, klasik dhe modern, Eneidën e Virgilit për shembull, Decameronin e Boccaccios, por edhe Dino Buzzatin, Italo Svevon, Italo Calvinon, Giano Rodarin, Luigi Pirandello, Alberto Moravian, Alberto Bevilacquan, deri te autorë të tjerë bashkëkohor si Carmina Arbate, Sandro Veronesi, Daniele Del Giudice, Ugo Ricarelli, Raffaele Nigro, dhe autorë fare më të rinj dhe më komercial, siç janë Chiara Gamberale apo Giulia Beza. Kemi votuar gjithashtu shumë libra utilitar për të mësuar gjuhën e njëri tjetrit, duke menduar që është e vetmja pengesë tani më për të kuptuar dhe njohur njëri tjetrin. Dhe duke
i shërbyer kësaj, soprattutto të se mësojmë gjuhën vengono e njëri tjetrit. imparare la lingua dell'un l'altro. Kemi botuar mjaft fjalor Abbiamo të gjuhës pubblicato italiane, molti vocabolari della italisht në lingua shqip, italiano shqip në albanese, italisht, albanese in italiano, metoda të mësimit të i gjuhës metodi italiane di studio italiano e të tjera si e këto. anche altro come questo. Kemi sjellë në gjuhën shqipe Abbiamo portato historian italian storici si italiani come Alessandro Cutolo me historinë e Skënderbeut, con la storia di Skanderbeg, di Alessandro Cutolo, apo mite të tjera anche altri të miti zhvillimit të dello kulturës sviluppo italiane, culturale della lingua italiana, si Romano Montroni come Romano Montroni, dhe libri i tij të shesës Shpirti. di vendere allo spirito. Romano Montroni ka qenë për vite me radhë një bashkëpunëtor i ngushtë i botimeve Feltrinelli në Itali Casa editrice Feltrinelli. Dhe ideatori dhe Anche ndërtuesi l'ideatore e il i costruttore gjithë networkut të del librarive tutto il network Feltrinelli. Feltrinelli. Duke e parë si një personazh me Vedendolo shumë come un rëndësi, personaggio con un'importanza nga i cili molto mund të frymëzoheshim dal quale ci possiamo për të ndërtuar ispirare, dhe në Shqipëri costruire anche in Albania një qendër kombëtare të librit e të leximit nazionale dhe një quella network che të è fuqishëm librarish, anche una rete di case ne editrici. së bashku me Noi Institutin insieme Italian të all'Istituto Kulturës në Italiano Tiranë, di Cultura Italiana a Tirana botuam librin e abbiamo tij pubblicato të il suo shesës libro Shpirti, di Vendere di Spirito, që është besoj Bibla e librarve italian të ditëve tona, la libreria italiana nel nostro paese, dhe arritëm të zgjojmë interesin e tij për të sviluppare kuptuar il suo interesse per capire tregun shqiptar il mercato të shitjes së albanese, librit della vendita del libro, dhe për të ndihmuar në anche per zhvillimin e aiutare tij nello në kamën e suo dur. sviluppo nel lato giusto, in maniera giusta. Përveç kësaj, vitin e kaluar, L'anno scorso që ishte një vit mjaft i era vështirë për të gjithë una volta botën, importante per tutto il mondo, por edhe për Shqipërinë dhe ma anche Italinë, per l'Albania e l'Italia. ne së bashku me Institutin Noi Italian të insieme all'Istituto Kulturës, Italiano della Cultura, me Ministrinë e con Kulturës il të Ministero Shqipërisë, della Cultura dell'Albania, me Ministrinë e Turizmit con të il Shqipërisë, Ministero del Turismo dell'Albania, arritëm të krijojmë një siamo riusciti a creare event të madh, un grande evento, fal të cilit grazie u al prodhua quale è stato një guidë organizzato turistike una guida turistica për Tiranën në 100 vjetorin e per saj si Tirana per il suo qytet, 100esimo anno di storia. shkruar nga një arkitekte e talentuar shqiptare, Ana Shkuza, Ana Scosa, molto importante, arkitekte e cila ka studiuar dhe punuar në Itali, appunto che ha studiato e lavorato in Italia, dhe e cila njifte shumë mirë historinë e Tiranës conoscono molto dhe bene la storia di nga Tirana pikpamja e arkitekturore dhe dal punto zhvillimit di vista kulturor architettonico e tecnologico. Kjo guidë turistike, që nuk është thjesht një guidë, por një trashëgimi kulturore e rëndësishme, e krijuar vitin e kaluar të pandemisë, prodhoi dhe një ekspozit që Ha qëndroi prodotto gati një muaj un'esposizione e quindi ha hapur. lasciato scusate No. mi sta sfuggendo la parola. Scusami, Eredità, forse ecco. parlo un po' veloce. No, sfuggiva a me la parola eredità. Një ekspozit Ha creato un'esposizione kushtuar zhvillimit historik dedicata të alla Tiranës, storia nga di pikpamja Tirana dal punto di vista arkitekturore, architettonico e cila dëshmon shumë che rappresenta edhe molto për lidhjet per e ngushta legami Shqipëri-Itali stretti tra l'Albania e l'Italia. në periudhën midis dy Periodo luftrave tra le botërore due guerre mondiali, la prima e la seconda, e më pas. Edhe në ditët tona, anche fino ai giorni nostri. studiot më të mëdha Gli studi più të importanti ndërtimit dhe della të costruzione arkitekturës dell'architettura që ideojnë che hanno të themi ideato godinat in më un të certo bukura në senso Shqipëri në këtë le moment, costruzioni più janë importanti, più pikërisht belle studiot të ad mëdha oggi të sono Milanos proprio studi importanti come Milano o di Torino. Për sa i përket fushës së Per botimeve, quanto riguarda invece la sfera delle pubblicazioni, Qendra Kombëtare e Librit dhe il Leximit, centro principale që është ngritur della lettura che è Rishtazi në stato Shqipëri ricreato ultimamente në fillim të vitit kaluar, all'inizio dell'anno scorso, jep një ndihmë të madhe dà un në aiuto mbështetje importante per quanto riguarda e l'appoggio ideve të delle botuesve idee italian, dei produttori italiani. për të botuar autor shqiptar, duke i autori mbështetur sostenendoli financiarisht për sia kthimet economicamente nga per gjuha le shqipe loro në italianë. creazioni, dalla lingua albanese in lingua italiana. Dhe fal këtyre E grazie a projekteve, questi progetti unë mendoj që deri io më tani penso në che Itali adesso janë in Italia botuar sono stati tani pubblicati afër adesso vicino
autor të tillë si Fatos Kongoli në mënyrë Autori të importanti come përsëritur, Fatos Kongoli, in modo Julieta Liçka. Julieta Liçka, Besnik Mustafaj, Besnik Mustafaj Stefan Çapaliku e të tjerë, e altri. dhe për të cilët janë organizuar aktivitete të rëndësishme në Itali, in Italia, në gjithë Italinë nga in tutta veriuni, Italia, dal nord al sud, dhe me të cilët, si për shembull me Julieta con i Liçkën, quali, me come kënaqësi Julieta dëgjova Liçka, con molto që piacere ho sentito po zhvillohet che një sta projekt i sviluppando un përbashkët progetto me comune teatrin con korean. il Teatro Corea. Përveç këtyre, nga ana Oltre a questo, tjetër, dall'altra parte, kontributi i il Ministrisë contributo Jashtme del Italiane Ministero Estero dell'Italia, nëpërmjet Institutit Italian të tramite Kulturës l'Istituto në Shqipëri, Italiano della Cultura in Albania, jep një ndihmë shumë të dà un madhe aiuto në molto mbështetje importante per quanto riguarda l'appoggio e përkthimeve nga delle gjuha italiane në traduzioni dalla shqip lingua italiana in albanese, dhe jo vetëm, e non soltanto, por dhe për organizimin e aktiviteteve ma anche per promovuese të l'organizzazione kulturës dell'attività italiane në di Shqipëri. promozione per la cultura italiana in Albania. Fal këtyre Grazie a bashkëpunimeve, queste collaborazioni kemi arritur të sillim në Shqipëri siamo arrivati personalitetet a portare in letërsisë Albania italiane, personaggi italiani in Albania molto importanti, mitike edhe për Italinë, mitici anche per l'Italia stessa. jo vetëm në fushën e Non letërsisë, por dhe në soltanto atë nella të letteratura, ma anche kinematografisë, cinematografica, si për shembull come per Alberto esempio Bevilacqua, Alberto Bevilacqua e më pas Romano e Montroni e anche shumë të Romano tjerë. Montrovi e anche altri. Në fushën e botimeve, ajo çfarë unë do të propozoja të bëni në të ardhmen, propormi di pubblicare nel futuro fal mbështetjes së Grazie projekteve anche ndoshta ai Interreg, progetti IPA, Interreg, apo IPA, nuk e di të o projekteve të anche tjera altri që mbështeten nga che Bashkimi Evropian, vengono finanziati dall'Unione Europea, asesorët lokal, tramite gli assessori locali, come Puljes Puglia, apo shqiptar, pugliesi o anche albanesi. do të ishte një network i Sarebbe mirë un librarish në network Shqipëri, di biblioteche, librerie, no biblioteke, librerie, sì, librerie në Shqipëri, in në të Albania, cilat ishte i pranishëm libri dove italian, era presente il libro italiano, të paktën në qytetet më të mëdha almeno shqiptare. nelle città più importanti dell'Albania. Për këtë do na duhej modeli Per italian i questo ci ndërtimit të këtij servirebbe il networku, modello italiano per costruire questo network, ekspertiza në base la për të nostra esperienza trajnuar per librarët shqiptar, trainare le librerie albanesi. Dhe një projekt tjetër që Ma ndoshta anche i un përket altro së progetto che ardhmes, magari si riferisce al futuro. unë mendoj që do të ishte mirë të Penso che fokusoheshim sarebbe të bene dyja palët di concentrarci entrambi në zhvillimet e nello librit sviluppo digital. della libreria digitale. Jo vetëm në librarinë digjitale, Non po soltanto dhe në nella libreria librin digitale, ma digital, anche nel libro digitale. në ligjin që mbron Nella librin legge digital che protegge dhe il tregtimin e libro tij digitale e anche il suo commercio në këtë formë, in questo ambito, gjë që i mungon Shqipërisë cosa për che ad momentin, Albania manca al momento. zhvillimi i libraverive digjitale, siç e Lo ka thënë, sviluppo dei libri digitali, come avete detto anche voi, dhe mënyra si prodhohen këto ma anche libra, come vengono prodotti si mund të questi bëhet libri, promocioni come si tyre può më i fare la mirë, loro promozione in modo migliore, si mund të hyj edukimi come può në entrare shkollat l'educazione tona të përbashkëta dhe këteva nelle dhe i nostre kufirit. scuole, sia nostre che anche Për të altre, mësuar me per teknologjinë dhe imparare me këtë le mënyrë nuove të lexuarit, tecnologie in questo modo di studio tecnologico, sepse unë mendoj anche që perché io penso che sado e rëndësishme të per jetë quanto è importante aktualiteti attualmente i librit fizik il libro me fisico gjithë botën, in tutto il mondo, ne nuk e non frenojmë possiamo dot tendencën frenare la tendenza për të shkuar te libri digital, verso il libro digitale. duke parë edhe tendencën e Ed rinis anche për të la pasur tendenza della një gioventù, afeksion la riprende, shumë më të madh me l'affezionamento teknologji. verso la tecnologia. Unë mendoj që duhet të fillojmë Io penso che projekte dobbiamo të iniziare përbashkëta progetti comuni në edukimin e të rinjve nell'educazione dei në giovani leximin verso la lettura nëpërmjet teknologjisë. tramite la tecnologia. Dhe për këtë nuk E per duhet të questo vonohemi. non dobbiamo tardarci. Kontinenti Amerikan është tashmë shumë vite përpara nesh në këtë Avanti gjë. rispetto a noi in questo ambito. Mendoj që ky do të mund të ishte një nga projektet tona Penso të che questo è përbashkëta. uno dei progetti comuni. Pastaj duke u nisur te aktivitetet kulturore të përbashkëta, Attività culturali insieme.
dhe duke u nisur nga eksperienca e Institutit Libri dhe partendo Produzione, anche dall'esperienza del libro istituzione, gjatë viteve të fundit, durante gli vetëm ultimi gjatë anni, 5-6 viteve të soltanto negli fundit, ultimi 5-6 anni, ne kemi arritur të bëjmë aktivitete abbiamo shumë të realizzato rëndësishme attività molto këtu në importanti Itali, in Italia, fal bashkëpunimeve që kemi grazie alle pasur collaborazioni che abbiamo avuto në radhë të parë me assieme arbëreshet e alle proposte Italisë. con gli arbëresh dell'Albania. Kemi zhvilluar të Abbiamo paktën sviluppato 2 koloni të mëdha piktorësh ballkanik pittori me përfshirje të balcanici, piktorëve italianë coinvolgendo anche i pittori italiani në qytetet arbëreshe të nelle Kalabrisë, città arbëresh di Calabria, fal të cilave kanë grazie prodhuar ai me quali qindra sono stati prodotti tablo con centinaia të di peizazheve të tableau bukura di të këtyre paesaggi vendeve bellissimi di questi posti dhe ekspozita të e anche le rëndësishme loro esposizioni importanti të punimeve të këtyre dei piktorëve. lavori di questi pittori. Kemi zhvilluar aktivitete të Abbiamo përbashkëta sviluppato attività me diverse imprenditorë të con tjerë imprenditori që kanë rezorte të mëdha che në hanno bregdetin jonian të risorse Italisë. nella costa della Ionia. Kemi zhvilluar koloni me piktorë Abbiamo së sviluppato bashku me ta. colonie con i pittori insieme a loro. Kemi arritur të tregtojmë Abbiamo punët e raggiunto këtyre di commercializzare piktorëve ballkanik këtu në territorin anche italian. i pittori balcanici qui nel territorio. Të prodhojmë ekspozita fal këtyre bashkëpunimeve dhe të krijojmë dhe traditën e dhënies së çmimeve të rëndësishme në fushën e këtij arti. Quest'ambito dell'arte. Kemi bashkëpunuar në Abbiamo Carloforte collaborato me drejtuesit e bashkisë së Carlofortes, Di Carloforte. duke zhvilluar dhe aty të njëjtin veprimtari të La stessa rëndësishme attività importante. me 50 piktorë që kanë Con zhvilluar një 50 koloni, pittori kanë hanno prodhuar sviluppato piktura, una kanë colonia, hanno sviluppato zhvilluar, kanë hapur ekspozita që kanë qëndruar të hapura më shumë se një sono muaj, rimaste aperte per është più di un zhvilluar mese, è stato sviluppato ankandi shitjeve të punëve të tyre në Carloforte me pjesëmarrje të gjerë edhe nga Sardenja. con partecipazione anche della Sardegna. Kemi arritur të çojmë aty artistë Siamo riusciti a muzikës far lehtë partecipare anche musicanti della musica dhe leggera. të marrin pjesë në aktivitetet Far të tyre partecipare lokale nelle loro attività locali. dhe të tjera si këto. Në këtë fushë mënyra e bashkëpunimit apo bashkëpunimi mund të jetë lavorare, che può essere senza Mund fine. të jetë pa Così poi facciamo il Grazie, grazie. Livio e Giancarlo, io ho l'impressione che il rapporto tra le sponde, se non è sostenuto dal pubblico, difficilmente si costruisce, difficilmente trova una possibilità economica di sostegno, di riferimento a numerosissimi progetti sviluppati tra Italia e Albania da Irena. Sì. Comunque si tratta di progetti sostenuti o nella traduzione o in altro modo da istituzioni pubbliche. Quindi l'idea di un corridoio commerciale nel settore editoriale, guarderò prima te lì ovviamente che sei più pratico di questa relazione, sembra essere ancora lontana dall'avere delle gambe proprie. È così? Devo rispondere? Sì. Dunque, io sinceramente non so da dove cominciare, forse rispondendo seccamente a questa domanda. Beh, io credo che un po' di gavetta serve un po' a tutti. Da questo punto di vista, visto che anche l'assessore prima accennava al problema appunto di un merito aggiunto a chi ha fatto le cose senza un sostegno, soprattutto iniziale, diciamo così. Bene, insomma, io credo che la casa editrice che io rappresento questo addendum lo può prendere in toto, perché qui non si è trattato soltanto di andare o di vivere, perché io devo dire la verità, ma qui mi sento molto a casa, ci sono gli amici di Irena è insieme a me da anni in un'associazione che si chiama Balcanica, anzi è lei la titolare, io sono un osservatore dopo essere stato all'inizio membro di quell'associazione, in quanto allora facevo l'editore in Albania con la casa editrice Ciabei e poi giustamente noi siamo usciti e invece Toena in questo momento rappresenta validamente l'Albania, mentre io sono tenuto a mo' di promemoria, insomma, diciamo, per aver fondata quell'associazione, insomma, negli anni veramente duri e bui, insomma.
Per cui sì, io risponderei molto pesantemente che sarebbe meglio, adesso può sembrare un discorso autolesionista, non voglio dire senza finanziamenti, ma bisogna che, mi pare che lo stesso assessore poneva in qualche modo la questione, bisogna che questi finanziamenti siano, insomma, che stiano attenti, per così dire, perché dietro a molti di questi progetti adesso si sta per chiudere un Interreg, insomma, di cui io ricordo insomma, cose anche molto gravi, e parlo per esempio del settore editoriale che sono avvenute in questa regione, insomma, a questo proposito. Ma insomma, diciamo, il passato è giusto che venga dimenticato, speriamo che il futuro sia diverso. E allora ovviamente non è semplice affrontare questo tema, c'è un gap obiettivo che l'Albania ha rispetto all'Occidente, e questo è inutile, come dire, qui c'è Pirro no, che può parlare di questi temi ampiamente ed efficacemente, insomma, cioè non è che si può risolvere, non si possono risolvere i problemi con la buona volontà, non si può costringere le persone a leggere dei libri obbligatoriamente perché qualcuno li ha finanziati, per esempio. Anzi, dietro molti libri finanziati io vedo sempre le cose peggiori, insomma. Quindi io sarei per una sobrietà. Naturalmente è ovvio, è auspicabile anzi che un'attenzione maggiore ci sia sul settore culturale e ovviamente è inutile dirlo nel campo editoriale. Dico questo perché, ripeto, la ristrettezza con cui si è partiti non ha impedito appunto che mentre, e qui conta ovviamente, non contano i soldi, contano le intuizioni, insomma, contano l'osservazione attenta della realtà. Bene, il primo libro di Besa, non di Besa casa editrice, ma di Besa allora semplicemente associazione culturale, fondata con alcuni amici con cui eravamo già nell'89 andate in Albania. Bene, era, diciamo, coloro i quali, le persone che arrivarono a Brindisi nel marzo, ci fu qualcosa che li aspettava, diciamo, e fu un libro che si chiamava Dal Paese delle Aquile, con un sottotitolo molto significativo, che era Non solo profughi, cioè vuol dire che fin da allora teniamo presente che, voi lo sapete perché siete tecnici e quindi potete condividere con me queste informazioni, insomma, un libro tradotto ci si mette un anno a prepararlo, soprattutto se è tradotto. Ebbene, da un anno circa, cioè un anno prima del marzo del 91, qualcuno lavorava su questo testo, appunto, che fu tra l'altro molto recensito all'epoca, che incontrò, come dire, proprio in un senso opposto quasi, cioè l'incontrò quasi sul mare, perché fu presentato a Tirana quella volta all'associazione degli scrittori, nel giorno in cui Becker, gli albanesi sanno che cosa sto dicendo, in cui Becker arrivava a Tirana per firmare quel famoso assegno dei 6 milioni di dollari, insomma, cioè, quindi già in quel momento veniva offerto, tra virgolette, alla opinione pubblica italiana una chiave interpretativa che, badiamo bene, ha creato tanti di quei problemi che io adesso non starò qui a ricordare per non appesantire inutilmente il dibattito, ma voi capite che gli albanesi sono passati in pochissimi mesi dall'essere, come dire, le persone da accogliere, le persone distrutte, no, come dire, messe alla fame da un regime cattivo, eccetera, 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 sono diventati nell'opinione pubblica una cosa gravissima. Io non so sinceramente perché si continui a celebrare, noi siamo invitati dappertutto in Puglia a celebrare i giorni della Vlora, ma io non so sinceramente che cosa ci sia, cioè che cosa l'Italia possa celebrare a proposito della Vlora, insomma, che, ripeto, presupponeva il fatto da quel momento in poi, dopo semplicemente pochi mesi, che a Brindisi forse ciascun pugliese, ciascun salentino ha portato presso la sua casa il povero albanese, ripeto, vessato dal comunismo. In pochi mesi erano diventati tutti italiani un popolo di... Bene, se abbiamo avuto un merito
fin da quel momento è porre la questione appunto del non solo profughi, ma soprattutto porre la questione di un popolo che ha una cultura, che aveva una cultura e ovviamente ce l'ha ancora, elabora in modo... E la seconda questione che io intendo porre è questa questione della diversità. Noi lo dobbiamo dire con chiarezza una volta per tutte, gli albanesi culturalmente sono diversi da noi, punto. Cioè questa storia, la pretesa italiana di rendere omogenea la cultura dei due paesi è un'opzione sbagliata, bisogna dirlo. La cultura albanese è permeata da tutta una serie di fenomeni, insomma, che è inutile che io stia qui a dire, e che vanno visti come un valore aggiunto e non assolutamente come un limite, per cui noi non abbiamo da esportare nulla, basta con queste esportazioni, ne siamo pieni, abbiamo bisogno di un dialogo tra pari, e qui mi dispiace ma noi perdiamo 10-0, perché non è che si possa continuare a considerare gli albanesi come dei recipienti da riempire della cultura italiana, cioè l'attenzione che ha Irena, ma non solo Irena, a parte la storia della lingua che io mi vergogno, pur avendo io stesso ricevuto cittadinanza albanese, ma insomma mi vergogno a non seguire, adesso il suo discorso l'ho seguito, però voglio dire, non ho padronanza che lei ha nel parlare con me italiano, ma a parte questa questione linguistica ammetto essere più complicata, ma sulla questione della cultura albanese bisogna fare uno sforzo, insomma, ma sapete c'è una ragione in tutto questo. Ieri noi abbiamo presentato il libro del professor Ciabbei, anche qui gli albanesi sanno di chi sto parlando. Ebbene, insomma, era sugli Arbresci, appunto, altra questione che unica, diciamo, ci avvicina, ci fa dialogare con loro, eccetera. Ebbene, c'è stata la presentazione del professor Ciabbei, la cui sensibilità, la sensibilità che è quella di uno scienziato ovviamente, no? Era intrisa, come dire, di interesse e di amore, no? Per quest'altra parte dell'Adriatico, diciamo, cosa che noi bisogna che mettiamo senza, come dire, così facili, come dire, così. Però voglio dire, bisogna che sia questa la questione centrale. La cultura, ma in particolare il libro e l'editoria, può da questo punto di vista, come dire, aiutare molto. Allora noi, ripeto, senza particolari sostegni, abbiamo circa 200 titoli, nel catalogo che parlano dell'Albania, che sono o di scrittori albanesi o di scrittori del mondo che hanno scritto sull'Albania, eccetera. Insomma, quindi è una miniera da scavare e che gli italiani in generale avrebbero, non dico l'obbligo, ma insomma l'interesse sicuramente. Anche perché nel nostro caso l'Albania apre una porta che è la porta dei Balcani, che è un altro nodo che la storia italiana non può sfuggire, non può più sfuggire, perché a noi forse piacerebbe a tutti, a me non personalmente, ma insomma ad altri deve piacere, non so, avere legami con Londra, con Francoforte, gli aneliti non si possono spegnere, diciamo. Però a noi capitano questi vicini, i greci, gli albanesi, i macedoni del nord, adesso bisogna chiamarli, i montenegrini, cioè questi sono i nostri vicini di casa, noi con questi dobbiamo averci a che fare, allora bisogna che ci si convinca di questo, cioè si aprano quelle normali relazioni, anche qualche volta no, aspre se possiamo, però bisogna che l'area culturale per noi sia questa, questo è il punto fondamentale. Allora, un'ultima, poi evito di... Questo ripeto per quanto riguarda ma loro non hanno aspettato che noi andassimo di là. Come dicevamo prima, loro sono venuti da noi, ma poi ci sono pure rimasti a quel punto. E allora adesso noi abbiamo scrittori, di quei 200 titoli di cui parlavo, molti sono scritti direttamente in italiano. Io trovo interessante questo fatto, che le università italiane non studino, non seguono la letteratura italiana nel versante letteratura migrante, mentre vi garantisco, io seguo personalmente queste situazioni, ho contatto con tutto il mondo, Stati Uniti, Francia soprattutto, tutte le facoltà di italianistica studiano come letteratura italiana la letteratura, diciamo, migrante, per cui è chiaro che non è che seguono quelle albanesi, però tra questa letteratura migrante, per la facilità indubbia che loro hanno, adesso
se volete potremmo parlare anche di traduzione e di linguistica, lì le cose purtroppo si complicano, ma se parliamo della letteratura migrante, cioè della letteratura scritta in italiano direttamente da chi è venuto qui o di prima ed è venuto da bambino o di seconda generazione, quindi nato in Italia, che scrivono di cultura albanese, però lo scrivono in italiano, ed è una forma, ripeto, letteraria che è studiata, molto studiata, soprattutto nelle facoltà di italianisti all'estero. Questo è. Quindi adesso abbiamo perfino un ultimo prodotto, e questo è molto interessante, devo dire. Di recente noi abbiamo pubblicato proprio a Tirana appunto anche un italiano, perché c'è anche l'altro fenomeno, per fortuna, che sono gli italiani che si trasferiscono adesso in Albania, e quindi naturalmente, dovendo ambientare un romanzo, dovendo parlare della collocazione del romanzo, non possono che parlare dell'Albania. Quindi abbiamo un nuovo scenario che, ripeto, credo sia interessante. Bene, noi a queste cose poniamo l'attenzione, la continueremo a porre, speriamo ovviamente, certo, in un sano aiuto che sia per tutti, cioè sia per chi a fronte, perché non è semplice, perché per esempio il Ministero della Cultura albanese ha pochissimi fondi e aiuta in maniera molto difficile, inevitabilmente difficile, la traduzione soprattutto. E quindi invece per quanto riguarda la traduzione le questioni si complicano, perché così chiudo e non mi rompo più, perché così ho compreso tutta la riflessione in questo fatto. C'è un problema serio di traduzione, cioè purtroppo non ci sono in Italia facoltà che insegnano l'albanese, diciamocelo francamente, è un problema che secondo me si devono porre innanzitutto gli albanesi, perché devono continuare a insegnare la loro lingua tanto a chi lavora, anche agli italiani, perché per assurdo, ma noi per esempio abbiamo un'ottima traduttrice che però è italiana, e in qualche modo deve essere italiana, ma insomma se un albanese che sta da molti anni in Italia, che ha fatto corsi sia di italiano adeguati, che può fare la traduzione, perché sennò il problema serio diventano le traduzioni, perché questa facilità da me lodata prima, quindi nessuno può dire che non ho fatto i complimenti per loro parlare italiano, però poi quando c'è la scrittura di mezzo diventa una complicazione seria, perché appunto l'italiano corrente che viene parlato dalla media quasi tutti, poi lì ci sarebbe da dire anche perché invece le giovanissime generazioni non parlano più in italiano, questo è un altro grande problema, cioè se uno va adesso in un albergo, se c'è la ragazzina che ti accoglie a 15 anni nell'ufficio, parla solo inglese, mentre non esisteva, i miei vecchi amici lo sanno, abbiamo fatto milioni di ore di conversazione senza bisogno che io conoscessi una sola parola. Qui invece quando parliamo di traduzione letteraria le questioni si complicano, perché loro effettivamente parlano un italiano, cioè scrivono, scusate, traducono un italiano difficile, insomma, però adesso scenderemo nel tecnicismo, siccome qui non siamo tutti editori, è inutile che affrontiamo questi temi, però questo è un quadro, o almeno se ci sono riusciti, così ripeto, ho detto tutto in una volta e non parlo più. Grazie. Grazie Lì. Hai toccato il tema delle traduzioni che non riguarda soltanto noi, c'è anche una difficoltà forte nei paesi scandinavi, per esempio, a tradurre gli scrittori meridionali italiani. C'è anche lì un altro pezzo, no, di specchio. Giancarlo Greco Manni, lì vi ha toccato alcuni aspetti, così come Irena. Il primo, il sostegno pubblico sì, ok, ma attenzione, orientiamolo, finalizziamolo a qualcosa che può essere anche, come diceva Brai prima, la formazione, per esempio, per i traduttori. Io ci metto anche la formazione per gli autori, quindi le scuole di scrittura mediterranea. Il secondo è il tema della diversità. Guardare l'altro non come un territorio di conquista o peggio ancora un giacimento da rapinare, vado a rubare le storie degli altri, invece sostengo il fatto che quelle storie ancora sepolte possano uscire e essere rielaborate, era un po' quello che faceva Alessandro Leogrande in qualche misura. E poi il Mediterraneo, che è lo specchio multiforme, questa porzione del Mediterraneo, noi l'Adriatico, l'est nostro del Mediterraneo, che sono dentro le pubblicazioni di Manni dalle origini.
Sì, grazie. Soltanto prima un secondo per ringraziare Coreia sia per l'invito ma soprattutto per queste giornate di studio, che sono uno dei primi passi propedeutici, no, a tutti i discorsi che stiamo facendo. Allora, noi come casa editrice abbiamo, soprattutto all'inizio della nostra storia editoriale, che è iniziata nell'84, guardato molto al Mediterraneo, sia come pubblicazioni sia anche come iniziative. Abbiamo organizzato qui una serie di rassegne in cui siamo riusciti a portare autori che venivano dal bacino del Mediterraneo. Uno dei nostri primi libri fu Albanesi alla porta ed era il racconto fotografico e anche, diciamo, la storia di un esule, no? In qualche maniera. E quindi, diciamo, l'accento fu posto all'aspetto più politico, che un po' è la vocazione della casa editrice, più militante. Poi abbiamo lasciato un po', diciamo, la nostra storia editoriale sulla poesia, sulla narrativa, sulla saggistica divulgativa italiana, facciamo pochissime traduzioni e non attingiamo quasi mai, se no davvero si contano sulla punta delle dita, sulla punta di una mano, le traduzioni e anche l'accesso ai contributi dei vari istituti di cultura, eccetera, eccetera. Cose che sono fondamentali sicuramente, ma che devono essere orientate in funzione di, diciamo, germoglio, di seme, no? Non possono esaurirsi nell'acquisto delle copie di libri che poi rimangono nei magazzini degli editori perché non c'è il pubblico. E l'altro aspetto cui si accennava prima, secondo noi fondamentale, è quello della promozione della lettura. Anche il quadro normativo nazionale ma anche internazionale, e soprattutto nel momento in cui si decide di mettersi attorno a un tavolo e lavorare di concerto con colleghi di altre nazioni, non può prescindere da quello. Non si può obbligare, diceva Livio, la gente a comprare libri, però bisogna investire nella promozione della lettura a partire dai giovanissimi, dai bambini. È inutile, diciamo, convincere gli adulti sono quello che sono. Adesso non dico, perché probabilmente li conosciamo tutti, i dati del consumo di libri, della lettura, dell'accesso alle biblioteche che ci sono in Italia e in Puglia in particolare. Stiamo parlando di una regione che per l'80% dei suoi cittadini dichiara di non comprare un libro l'anno, neanche un libro l'anno, di non leggere neanche un libro l'anno, no? Davanti a questa cosa si capisce bene che insomma, è sbagliato mestiere, dobbiamo fare tutt'altro, però questo è un altro capitolo. La Puglia si è dotata da poco di una legge quadro per il sostegno al libro, no? Legge cui ha partecipato anche Piero Manni, che è uno dei fondatori della casa editrice e che ha avuto una parentesi di impegno anche politico in regione. Ecco, lì la logica iniziale era quella di sostenere una filiera, non l'editore, no? La Regione Puglia nei mesi precedenti ha sostenuto gli editori con l'acquisto di copie. Ci ha fatto piacere, ha comprato 2000 euro di libri nostri, in una fase di pandemia è stata una boccata d'ossigeno, ma cosa ha prodotto? Probabilmente nulla, perché questi libri non sappiamo dove stanno, se mai qualcuno li leggerà. Il Ministero quantomeno chiese che l'acquisto venisse fatto attraverso le librerie per il 70%, il 30% poi ciascun comune poteva farlo, cioè, no. Adesso dico queste cose in realtà E lo sta per rifare. E lo sta probabilmente per rifare. Dico queste cose per dire che se non si riesce a creare un cittadino attento e curioso all'altro, alla diversità, che riesca anche un po' ad avere un giudizio critico rispetto alla globalizzazione, perché ahimè, quello che dicevate prima, no, rispetto al rispetto dell'altro e all'arricchimento, ce lo diciamo da una vita, purtroppo l'economia ci sta condizionando al punto tale che no, siamo ormai usciti sconfitti da questa battaglia. L'omologazione è una cosa che avviene a tutti i livelli, in tutti i settori, ahimè, purtroppo, però è così, no? Allora se non si riesce a lavorare a partire dai ragazzi, se non concentriamo gli investimenti nelle scuole, un'iniziativa, adesso scusate non ricordo di chi era, di dotare il bambino appena nato di una piccola biblioteca, no? In modo che nelle famiglie italiane, dove per la stragrande maggioranza non c'è neanche un libro, avessero una dotazione, no? Di 50 libri da tenere lì. Allora, se non ci inventiamo momenti da fare anche insieme, perché poi no, le esperienze possono moltiplicarsi nel momento in cui riusciamo a pensarle insieme, per sostenere e promuovere un cittadino, a partire, ripeto, dai più piccoli,
che abbia l'abitudine a leggere un libro cartaceo digitale, no, non importa, è la stessa cosa, non facciamo differenza. No, l'abitudine a leggere non cambia, no? Cioè i ragazzi adesso leggono attraverso la tecnologia 10 righe, poi si stancano, ci stanchiamo anche noi, io per primo faccio fatica. Il mezzo credo che sia secondario nel momento in cui però non si lavora bene a partire dalle scuole. Una cosa soltanto voglio dire, perché è una cosa di questi giorni mi piace condividerla, noi diciamo siamo molto più attenti alle storie, ci incuriosiscono quelle. Siamo andati a ripescare la storia di Natalino Gioia, non so se dice qualcosa, è un italiano che è emigrato in Albania a cavallo tra le due guerre, in realtà perché doveva andare a fare la guerra, doveva andare a combattere, poi si è nascosto ed è diventato un attore, ha fatto una carriera dignitosa, di successo, ha fatto diversi film. C'è la parte della famiglia qui. E noi con la figlia adesso stiamo lavorando Un attore lì, in Albania. È un attore in Albania, anche famoso, ci sono anche cinema, teatri intitolati a Nicolino Gioia. La figlia, che è una pianista anche importante, è ritornata a Brindisi, dove suo padre era partito, è ritornata nell'89, adesso vive e lavora qui, diciamo, gira un po' il mondo, a Xinia, e stiamo raccontando questa storia, no? Che in qualche modo capovolge quello che ancora è lo stereotipo che abbiamo in Italia, no? È un italiano che va lì, diventa famoso, e qui è praticamente sconosciuto, lo intercettò anni fa Davide Barletti mentre lavorava a Radio Ignazio, insomma è una storia davvero sconosciuta ma molto bella, perché racconta anche uno spaccato politico, non soltanto il successo di questo attore brillante, che pure comunque è molto interessante. Ecco, allora se ci raccontiamo a vicenda rispettando le rispettive diversità, ci arricchiamo tutti. Grazie, allora abbiamo 10 minuti, io dico due cosette, una nota positiva. Io ho fatto per una piccola indagine sugli effetti in termini di innalzamento dei tassi di lettura che abbiamo prodotto col festival mio, con Lega Litria. Noi partivamo da quasi l'85% dei ragazzi raggiunti che non aveva ancora letto un libro prima di riceverlo da noi. Terribile, terribile, soprattutto nel primo ciclo, scuola elementare, che mi spaventa, perché quando dicono no, ma i genitori comprano libri, punto di domanda. Successivamente il 72% di quell'82% è tornato in libreria, o i bambini hanno detto beh perfetto, io ci vado. Forse anche questo, quando tu dicevi la dotazione della biblioteca, no, il bonus bebè, no, che bonus? Ti do una biblioteca, una piccola biblioteca che condivido, costruisco, trovo i temi, questo poi è il campo delle decisioni politiche, mette fame di lettura e poi l'appetito viene mangiando. Invece la seconda cosa è una domanda che voglio fare a te, se non ci sono domande perché siamo andati lunghi. Ok, ma velocissima, io voglio approfondire questo tema dell'ebook, dell'editoria digitale, perché secondo me anche la scrittura deve cambiare, se vogliamo arrivare a far leggere i cosi. No, non solo i più giovani, perché anche chi perde poi a un certo punto la vista e non ce la fa. C'è anche un dato italiano interessante uscito durante la pandemia. In Italia è aumentato del 94% la vendita di audiolibri durante la pandemia. Eh sì, 94%. E non sono tutti ipovedenti, no? Da numeri bassissimi, no? Sì, assolutamente, è facile passare da 0 a 1, però non deve essere così facile passare da 1 a 0. Cioè se quello è un mercato, per esempio c'è in Puglia una misura che consente all'Unione Ciechi, è ancora relegato alla diversa abilità, mettiamola così, di poter vedere tradotti gratuitamente, letti sostanzialmente, registrati alcuni testi. Ma quello per esempio è un mercato fortissimo nei paesi scandinavi, ma ovunque. Addirittura le nuove automobili della Volvo non danno più la radio, ma un set di 100 classici, sì, in audiolibro. Io lo uso anche a casa invece della radio, invece della radio io quando sono in casa metto gli audiolibri. Abbiamo il mercato del futuro. Prima lo usavo in macchina, però... Solo curioso, che se mi convinci vengo in Albania a investire. No, questa idea dell'editoria digitale di questo. non c'è, ma non c'è una legge. Niente. Forse noi abbiamo fatto i primi libri di questi, abbiamo una pagina toena.al e abbiamo lì qualche autori albanesi che hanno fatto il contratto con noi per esserci anche nella forma digitale.
ma non ci sono altri. Ma E il così contratto possiamo lavorare. Lo fai in uguale a questo- quelli sul cartaceo, il contratto, perché in Italia sono diversi. No, sono diversi le contratte. Alzi Abbiamo il fatto, diritto. sì, abbiamo fatto un contratto Come nuovo per i book. solo per i book e i percentuali sono diversi. Ma possiamo lavorare su di questo. Per me è Ma tu pensi un che mondo l'Italia è il paese interessante. europeo che ha il numero più alto di aggeggini come gli smartphone e l'italiano non lo considera un reader e quello è un reader a tutti gli effetti. Cioè tu potresti con quello leggere un libro. Sì, lo so. Ci sono delle domande? No, più che delle domande volevo, diciamo, fare un po' di riflessione perché è stata chiamata in causa, diciamo, il supporto che gli istituti italiani di cultura danno alla traduzione o ai premi, perché allora intanto non sono gli istituti italiani di cultura, ma è il Ministero degli Affari Esteri che ha un capitolo di spesa a parte che in questi ultimi anni, diciamo forse nell'ultimo anno, è diventato molto grande, cioè per anni è stato molto piccolo e forse grazie, in questo caso dobbiamo dire, alla pandemia sono stati assegnati al Ministero degli Esteri per la promozione culturale in generale, diciamo, molti fondi e quindi anche per l'editoria. Quindi era un capitolo di spesa veramente lumicino che invece si è improvvisamente nell'ultimo anno e mezzo è diventato molto grande. Arrivano almeno all'Istituto di Tirana, perché qui abbiamo avuto veramente abbastanza domande e quasi sempre vengono soddisfatte, quindi quasi tutte le domande che arrivano vengono mandate, non è l'istituto che naturalmente fa la selezione, l'istituto fa soltanto, diciamo, il lavoro burocratico di mettere a posto, chiedere eccetera, ma quasi tutte vengono soddisfatte, anche perché il costo della traduzione in Armenia è basso, quindi il contributo che è richiesto dalle case editrici è un contributo che si aggira tra i 10 e i 15 euro a cartella, quindi è un costo molto basso, quindi le case editrici fanno la richiesta per questa cifra secondo le pagine, quindi è difficile che ci sia un contributo più alto di 3.500, adesso Irene mi può correggere, 4.000 euro, però insomma è scaduto recentemente, il bando quindi le ho guardati. Il problema albanese qual è? E lo dico con grande affetto, non esiste una distribuzione. Questo non ci sono librerie. Esatto, non ci sono librerie. Quindi l'unico momento di distribuzione è la Fiera del Libro, no? Che è soltanto, diciamo, un evento commerciale, dove non c'è niente di culturale. Il Ministero della Cultura albanese però recentemente ha fatto un programma di diffusione della lettura, perché io sono d'accordo con quello che dite tutti voi. Se i bambini non leggono, non saranno mai adulti che leggono. Quindi tutti noi dobbiamo appunto sforzarci, credo, di fare questo, quindi un processo educativo alla lettura, perché appunto è vero che in Italia anche si legge poco, però le statistiche in periodo pandemico hanno fatto capire che in realtà un potenziale appunto di lettori alto c'è, insomma, no? Io personalmente non faccio parte di questo perché insomma non dico che compro 200 libri all'anno, ma quasi, o forse anche più, o anche digitale nel caso in cui. E questo, per esempio, del digitale, io credo che il nostro Ministero dovrebbe, io questo ho suggerito, dovrebbe dare a chi si impegna nel digitale un contributo extra, perché questo è veramente diciamo, non dico, è il presente, no? Non è un futuro, ma è veramente il presente. Però anche qui dobbiamo fare un grande sforzo educativo, no? Di far sì che i più piccoli leggono. Poi il Ministero della Cultura albanese, se non sbaglio, ha un programma, no? Un progetto di educazione alla lettura di bambini. Sì, ma è stato quest'anno di pandemia che è staccato tutto. Ah, ecco. Vediamo se ricominciamo di nuovo. Esatto. E poi credo sicuramente che gli editori albanesi si devono un po' più, diciamo, parlo naturalmente in generale, devono lavorare di più sull'aspetto appunto promozionale.
una volta che il libro è pubblicato non basta che sia pubblicato, no? Anche i nostri scrittori italiani fanno il giro naturalmente dei diversi, no, librerie o luoghi, piccoli festival, no? Incontri. Ecco, secondo me le case editrici devono impegnarsi di più proprio in questo lavoro di promozione del libro che poi diventa anche appunto della lettura. E certamente regalare libri, insomma impegnarsi a far sì che i genitori insomma regalino libri ai bambini. Perfetto, grazie. Ecco, un paio d'anni fa Albania ha fatto un passo in avanti riguardo all'integrazione europea facendo applicazione per avere il diritto. Sì, devi alzare. Un paio d'anni fa Albania stranamente ha fatto un passo in avanti enorme secondo me, poco recepito anche dagli artisti ma anche dalle istituzioni albanesi. Siamo riusciti a far parte del Creative Europa, programma media. Dal 2014. Era una cosa incredibile, cioè io mi sono stato coinvolto dai primi passi, praticamente il Centro Nazionale Cinematografico ha pagato un terzo del fee che dovevamo pagare, ma sentendo il Signore per quanto riguarda la necessità di tradurre opere dall'italiano e viceversa, vedo una grande opportunità perché Europa Creativa paga continuamente traduzioni e se c'è una cosa, cioè in tutti i campi noi siamo scarsi a riuscire a applicare per guadagnare qualcosa, ma in quanto riguarda traduzioni siamo eccellenti, stranamente. Quindi dobbiamo sfruttare al massimo. Scusa, bisogna chiarire, io ho posto il problema dall'albanese in italiano, non c'è discussione che sono grandi traduttori che io conosco anche però possiamo, per la versione dall'italiano o di un'altra lingua, dal francese. Possiamo metterci insieme perché Europa Creativa ha un incentivo a parte proprio per coproduzione, non si riferiva all'investimento economico ma alla preparazione dei traduttori, credo, no? Cioè, se nelle università italiane non c'è l'albanese che si insegni, se questi ragazzi parlano un italiano che va benissimo per vivere in Italia, ma non è un italiano che si può usare in una redazione, mi capisci? Questo è il rischio, è il problema, è un problema proprio, se volete, di dettaglio, ma non un problema per chi lavora come me continuamente su questa questione. Cioè noi li traduciamo... Cioè, gli italiani che parlano albanese, dice lei oppure... L'ideale sarebbe quello, ovviamente. L'ideale sarebbe una persona italiana che conosce l'albanese. Perché io conosco tanti cittadini italiani che praticamente sono albanesi. Cioè sono nati in Italia. È troppo complicata, bisognerebbe farci. Cioè parlano un italiano non parlano un italiano vero. È l'italiano. L'italiano letterario è un'altra storia. Letterario. Anch'io posso tradurre da italiano all'albanese perché non conosco proprio l'albanese. In questo senso è un altro livello, credo, è questo. Ovvio, cioè l'italiano letterario ha dei canoni che non si possono... no, mentre, scusate, voglio precisare questo fatto, mentre è interessante invece l'italiano scritto direttamente in italiano da queste persone che sono qui, perché lì si apportano, fin dai tempi, io cito il primo di loro, si chiamava Roncupati, che un po' diciamo quello che ha cominciato a fare questo, con cui abbiamo cominciato a fare questo lavoro qui. Lui addirittura veniva notato proprio questo, e questo notano queste facoltà di italianistica che sono in giro per l'Europa e anche in America, cioè il fatto che loro apportino anche delle questioni, come dire, delle novità linguistiche molto interessanti. Ma una cosa, se io autore che scrivo in italiano tiro fuori un vocabolo nuovo, ma se io sto traducendo
No, diciamo dall'albanese in italiano bisogna che riporti esattamente il pensiero in modo linguisticamente corretto quello E che Giradone se è il caso che scrive in italiano. adesso Allora, facciamo così, la chiudiamo e la proseguiamo davanti al caffè. Allora, escono 3 proposte. Sicuramente un sostegno importanti. Io ad alcuni europarlamentari ho posto il problema di scuole di traduzioni tra paesi, anche tra collaborazioni universitarie, perché io per esempio come autore ho delle difficoltà in alcuni paesi scandinavi a cercare dei traduttori, salvo se non vado a rivolgermi a quelli che hanno tradotto Camilleri, i quali chiedono l'ira di Dio per le traduzioni, e questo è un dato. Il secondo, perché anche lì c'è un libero mercato. Il secondo, che le politiche interregionali riguardino molto le aree a questo punto, quindi collochiamo questa porzione di Mediterraneo dentro un'area più ampia, ma limitiamoci a questa. Le nuove tecnologie, compreso l'audiolibro, perché ci tengo all'audiolibro? Perché siamo in un teatro e mette in moto un'economia teatrale che ha bisogno non solo di rimettersi in moto, ma come dire, di traguardare obiettivi che anche prima non erano ancora stati raggiunti con un professionismo fortissimo, e vedonando anche l'idea dell'intertestualità che tenga dentro la musica come forma di scrittura per l'ebook, perché l'ebook solo scritto e solo letto non c'ha molto mercato, arricchito di contenuti diventa un'altra roba. Grazie.